e ben ritrovati. Anche questo mese ritorna l'appuntamento dedicato ai miei prodotti preferiti. Come sempre ho selezionato una serie di cosette varie che sono pronta a condividere con voi, quindi direi di non perdere troppo tempo con l'introduzione e di cominciare immediatamente dalla cura della pelle. Il primo prodotto del quale vorrei parlarvi questo mese è un prodotto nuovo, innovativo e molto interessante, così come giovane e nuovo è anche il marchio che l'ha realizzato, che si chiama Sagapò, un marchio 100% italiano che già è cosa buona e giusta, che ha lanciato sul mercato tutta una serie di prodotti proprio per la cura della pelle. La Sagapò è stata così carina da inviarmene un paio da testare e uno mi è piaciuto particolarmente ed è quello che vado a mostrarvi a breve. Prima però vi do due informazioni di base, perché tutti i prodotti della Sagapò sono realizzati con drumroll, bava di lumaca. Ora non lasciatevi spaventare, perché so che l'idea della bava di lumaca può stranire leggermente. In realtà è stato largamente provato che la bava di lumaca ha 1000 proprietà che vanno a migliorare proprio la pelle. È rigenerante, è antiossidante, è antibatterico, combatte le sbagnature, combatte le rughe, combatte le macchie, idrata, tonifica, insomma praticamente tutto quello che si può desiderare da un prodotto per la cura della pelle. Detto questo, veniamo a quello che ho selezionato questo mese per voi, e si tratta del Elisir Viso Essenziale della Sagapò, come dicevo. Un prodotto molto interessante, vi faccio vedere intanto la confezione. È un elisir, quindi molto simile a un siero, ma possibilmente ancora più concentrato, ed è formulato per combattere il rilassamento cutaneo. Devo dire che funziona benissimo, ma in modo quasi istantaneo. Certo, non fa miracoli, però già dalla prima applicazione si sente la pelle più tesa, più tonica, e anche col tempo si nota una pelle più luminosa. Come vedete, la confezione è fatta in questo modo, con la sua pipetta per prelevare il prodotto, che è una sorta di gel un po' più liquido. Va steso mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita, evitando ovviamente gli occhi, nelle zone più problematiche, perché appunto va a combattere, come dicevo, il rilassamento cutaneo, ma al tempo stesso, essendo a base di bava di lumaca, riduce anche le macchie e rende la pelle più omogenea e più luminosa. Insieme alla bava di lumaca, in questo elisir ci sono anche 3 tipi di acido ialuronico, che come tutti sappiamo è un prodotto miracoloso per quel che riguarda il ringiovanimento della pelle. Sagapò è un marchio nuovo che inizia a essere poco per volta distribuito in tutta Italia. Se volete saperne di più, io come al solito metterò sul mio blog il link a tutti i prodotti che vi mostro, ma anche proprio al sito della Sagapò, per cui se avete domande o volete scoprire come acquistarlo, io vi consiglio veramente di farci un giro. 1, perché i prodotti sono molto validi, 2, perché si tratta di un marchio giovane, e 3, perché si tratta di un marchio italiano e ogni tanto va anche bene investire su qualcosa che viene creato nel nostro paese, invece di cercare sempre cose esotiche, e io sono la prima colpevole di questa cosa. Quindi, primo prodotto che vi consiglio, Elisir Essenziale, non è vero, sì, Elisir Viso Essenziale della Sagapò. Sul loro sito vedrete però che hanno anche un sacco di altri prodotti di vario genere, tutti per la cura della pelle, dalle creme per il viso, alle creme per il corpo, alle creme mani, agli scrub, insomma veramente un po' di tutto. Detto questo, passiamo al mio secondo prodotto preferito per la sezione cura della pelle, che non sarà una sorpresa, perché è il signorino qui presente, che avete già visto se l'avete guardato nel mio ultimo beauty haul, il Rose Deep Hydration Facial Toner della Fresh. Un tonico per il viso, come avete probabilmente intuito dal nome, che va utilizzato dopo aver rimosso il trucco come ultimo passaggio prima di applicare la crema idratante. Mi piace tantissimo, non so perché ogni tanto parlo come un robot, comunque mi piace tantissimo questo prodotto perché è super delicato, profuma di rosa, che come sapete per me è sempre un grandissimo plus, e mi ha stupito tantissimo scoprire quanto trucco rimane sul viso anche dopo aver già fatto i miei soliti passaggi di rimozione trucco occhi, rimozione trucco del viso 2 volte. Adesso alla fine utilizzo ancora il tonico, che va a reidratare la pelle, che durante il procedimento di togliere il trucco può irritarsi e seccarsi leggermente. Il tonico la reidrata, ma soprattutto
porta via anche gli ultimi residui, quelli più proprio che stanno come cozze attaccati sulla nostra faccia, che noi pensiamo che non siano lì e invece ci sono, e se usate questo tonico vi accorgerete di quanto ne resta, cosa che non avrei mai detto. La Fresh, come dico ogni volta, purtroppo è abbastanza difficile da trovare in Italia, però è disponibile in Francia, questa è la mia ultima scoperta che mi ha riempito di gioia e di giubilo, è disponibile in Inghilterra, è disponibile anche in America. Se vi trovate a viaggiare, soprattutto quest'estate, in uno di questi 3 paesi, o se sapete un altro modo per reperire la Fresh, fatemelo sapere. In ogni caso provate uno o più dei loro prodotti, perché sono veramente super validi. Come dico ogni volta, non sono sponsorizzata dalla Fresh, ma Fresh, se volete, so qua. Eccoci qua nella sezione trucco. Ho una serie di cosette che a vederle qua sembrano tutte molto simili. In realtà sono mediamente diverse fra di loro, diciamo 2 categorie, 2 correttori e 2 rossetti. Parto dai rossetti perché in realtà ve ne faccio vedere 2, ma sono tutti della stessa linea, quella di Kat Von D. Gioia e giubilo, Kat Von D finalmente disponibile in Italia. Poco per volta sto cercando di testare tutte le cose più interessanti. Ve l'avevo fatto vedere anche in questo caso nel mio beauty haul, che avevo comprato dei prodotti per le labbra. Questo, se non sbaglio, avevo preso il Double Dare. Adesso ho integrato anche con questo che si chiama Berlino. Mi piacciono tanto perché hanno un effetto matte, sono molto pigmentati, ma non sono per niente fastidiosi sulle labbra, non le seccano, non le fanno tirare, durano tantissimo, il nome nomen everlasting, durano per sempre, cioè durano veramente tanto, e la cosa altrettanto positiva è che quando iniziano a scomparire non lasciano segni strani sulle labbra, ma scompaiono in modo abbastanza omogeneo. I 2 colori che ho scelto io ve li ho appena detti. Uno, il Double Dare, ve l'avevo già fatto vedere, ed è una specie di nude leggermente più scuro del colore delle mie labbra. Invece Berlin è quello che ho su oggi, che è un po' più vivace, è un po' più adatto all'estate e anche a look un po' meno semplice, un po' meno basic. Quindi i primi 2 rossetti di Kat Von D, mi sta praticamente piacendo tutto quello che ho provato di Kat Von D, quindi Kat grande. Gli altri 2 sono correttori. Vi parlo prima di questo, che non è una novità, ma io l'ho scoperto solo di recente, ed è Naked Skin Color Correcting Fluid, quello rosa. Non so se ha un nome particolare, perché ce ne sono appunto con diverse colorazioni per fare diversi tipi di cose. Spiego sempre da Dio io. Questo in ogni caso è il copri occhiaie, da questo colore rosa perché combatte proprio il colore delle occhiaie. Siccome negli ultimi 2 mesi c'ho sempre delle occhiaie che un panda proprio mi fa una... avevo bisogno di provare qualcosa che le nascondesse il più possibile. Ho provato questo, mi è piaciuto un sacco, molto facile da stendere, non si infila nelle pieghette, le copre abbastanza bene, questo è il risultato, ma dovreste vedermi prima di applicarlo. E dopo, sopra questo, di solito applico ancora un correttore vero e proprio che vada anche a illuminare leggermente, ed il mio preferito da quando l'ho scoperto è il Lasting Perfection della Collection, un brand che in Italia purtroppo non si trova, forse si può acquistare su eBay o su Amazon. Se troverò il link ve lo metterò sul mio blog come al solito. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perlomeno in Inghilterra dove l'ho comprato io, è uno di quei prodotti da drugstore, come li chiamano loro, quindi che si trovano anche nei supermercati, tanto per capirci. La texture è perfetta, nel senso che non è né troppo pastoso né troppo liquido, la coprenza è pazzesca ed è anche molto luminoso. Io lo stendo sempre, l'avete visto forse anche nel mio video con il trucco di tutti i giorni, sia per coprire appunto e per dare luce nella zona sotto gli occhi, anche sul naso e nelle parti dove voglio che ci siano delle botte di luce, quindi anche un po' come una sorta di illuminante, diciamo così. E questi erano i miei 3, sì, diciamo 3 perché 2 erano uguali, i rossetti, prodotti preferiti in campo di trucco. Possiamo adesso passare alla prossima categoria. Quale facciamo? Facciamo i vestiti. Nel mese di maggio ho scoperto il sito della Lindy Bop, un
marchio che non conoscevo. In realtà l'anno scorso per il mio compleanno le mie amiche mi avevano regalato una gonna della Lindy Bop e quella è stata la prima volta nella quale ho sentito nominare il marchio. La gonna mi piaceva tantissimo, credo di averla messa anche in uno dei miei video dei prodotti preferiti, e poi a maggio così mi è tornata in mente questa cosa perché stavo mettendo un po' più spesso la gonna. Sono andata sul sito della Lindy Bop e mamma mia, non l'avessi mai fatto. Ragazze, se vi piacciono i vestiti in stile retro proprio come a me, non lasciatevelo scappare perché ci sono delle chicche pazzesche, vestiti unici, originali, e i prezzi sono anche più che abbordabili. Il sito è inglese ma spediscono anche in Italia, la merce mi è arrivata in circa una settimana se non ricordo male, e nell'entusiasmo ho comprato una serie di cosette. Una ce l'ho addosso adesso, che è un vestito classico in stile anni 50, quindi con la gonna svasata e la parte sopra un po' più strettina. Il mio pezzo preferito però, vado a farvelo vedere adesso se riesco senza distruggere tutto quello che ho davanti a me, è questo vestito qui. Il colore è questo color petrolio, è attillato nella parte alta, poi ha questa gonna invece più svasata e più larga, questa adorabile cintura, ma la cosa che mi piace di più di tutte è che la stampa sulla gonna è a tema Londra. Potevo resistere? No, non potevo, e infatti l'ho portato a casa con me. Ho preso anche una serie di altre cosette, questo vestito, una gonna, e non escludo di fare altri acquisti a breve perché trovo che siano pezzi davvero unici, particolari, diversi da tutto quello che ho visto fino adesso. Vestono abbastanza bene, le taglie sono tante, quindi se come me non avete esattamente una 42, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, troverete la taglia giusta per voi. Vestono bene appunto sia a chi è più magrino ma anche a chi ha un po' più di curve proprio come me. Quindi Lindy Bop consigliatissimo. E invece il terzo e ultimo capo, in realtà è più di uno, è diciamo più che un capo una categoria, ed è un mio grande classico. Verso la fine della primavera e all'inizio dell'estate e poi per tutta l'estate io praticamente vivo dentro le t-shirt di H&M, che sembra una banalità, ma in realtà le t-shirt di H&M mi piacciono un sacco perché hanno un taglio che mi veste bene, mi piace un sacco la scollatura che è abbastanza profonda, quindi leggermente più profonda di una classica t-shirt. Ne ho prese, come vedete, un bel po', ne ho prese sia con la manica a 3/4, chiamiamola così, sia invece classiche con la manichina corta, e sono un pezzo classico stabile nel mio guardaroba. Con tutte le mie gonne metto per tutto il corso dell'estate questo genere di magliettina perché appunto è un capo basic che si adatta con tutto, e con una bella gonna particolare, una bella gonna a ruota, la morte è sua. E poi il prezzo, vabbè, è H&M e quindi direi che è davvero imbattibile. Nel mese di maggio ho guardato tantissimo Netflix, ce l'ho già da un po', però a casa lo posso vedere solo su computer, mentre nella mia casa al mare, dove sono stata un po' più spesso nel corso dell'ultimo mese, ho acquistato una nuova televisione perché quella vecchia si era rotta e finalmente c'è Netflix sulla televisione, il che mi ha incentivato non poco a guardare alcune delle serie che mi incuriosivano già da tempo, ma che non avevo mai avuto voglia di guardare a casa sul computer. E mi sono piaciute entrambe tantissimo. Una è più nuova, l'altra è un grande classico dell'anno passato, ve ne parlo comunque casomai ve le foste perse. Sono tutte e due Netflix original. La prima è 13, ovvero in inglese 13 Reasons Why, 13 ragioni per le quali la protagonista si toglie la vita. È stato una serie televisiva molto controversa perché appunto tratta il tema del suicidio, che è un tema molto delicato. È una serie ambientata chiaramente in America, in una high school, quindi con ragazzi teenager, ed è tutta raccontata in modo davvero interessante, originale. Non voglio spoilerare troppo, comunque vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di guardarla perché tiene proprio incollati. Io l'ho guardata tutto, proprio binge watching, come dicono su Netflix, puntata dopo puntata nel corso di 2 giorni. Stessa cosa vale per la seconda serie della quale vorrei parlarvi, che è Stranger Things. L'anno scorso non si parlava d'altro, una serie ambientata negli anni 80 in America, in un paesino. I protagonisti sono dei
ragazzini, dei bambini di 11-12 anni credo, che tratta di cose, già il titolo, le cose più strane. In questo paesino succedono veramente delle cose stranissime, difficili da spiegare, legate a un laboratorio che si trova poco distante. I protagonisti, i ragazzini, sono pazzeschi nella recitazione. Nel cast c'è anche Winona Ryder, che era una delle mie attrici preferite degli anni 90, che da un po' non si vedeva in azione. Ancora una volta una serie che tiene incollati allo schermo, e di nuovo praticamente me la sono guardata tutta nel corso di 2 giorni, nei miei weekend al mare, sessioni intensive di Netflix. Quindi questi erano i 2 programmi che volevo consigliarvi casomai ve li foste persi. Adesso andiamo all'ultima categoria di questo video, sarà di nuovo un video lunghissimo, come sempre, la categoria dei libri. Il mese scorso vi avevo consigliato il libro Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali, mi pare si intitoli in italiano, dal quale è stato tratto anche il film di Tim Burton, e vi avevo detto del mio grande entusiasmo nello scoprire che era solo il primo di una trilogia. E infatti, ragazzi cari miei, questo mese vi vorrei consigliare gli altri 2, perché la storia è davvero accattivante, è uno di quei libri dai quali si fatica a staccarsi. Come avevo già detto per il primo, è un po' un incrocio tra Harry Potter e Edgar Allan Poe, mi viene da dire. Molto molto interessante, una storia avvincente, particolare. I protagonisti sono questi ragazzi speciali con poteri speciali. Si parla di viaggi nel tempo, di viaggi nello spazio. Insomma, davvero davvero interessante. Il protagonista è questo ragazzino della Florida che si trova a vivere una serie di avventure sempre più strane, sempre più particolari, sempre più avventurose e pericolose. Se non li avete mai letti, vi consiglio ovviamente di partire da quello che ho consigliato il mese scorso e di proseguire con Hollow City, che non so assolutamente come si traduca in italiano. Io li ho letti tutti in inglese perché il primo l'avevo letto in inglese e ho deciso di proseguire sulla stessa linea, e poi La libreria delle anime, Library of Souls, che è l'ultimo della serie. Tutti questi libri sono interessanti perché la storia, come vi ho detto, è molto avvincente, ma ciò che mi piace da morire è che è tutta corredata da immagini vere, immagini che l'autore ha collezionato negli anni, appunto immagini vintage molto molto particolari, molto strane, ed è come se avesse costruito la storia su queste immagini. Quindi molti dei protagonisti sono tratti da fotografie dell'epoca, fotografie antiche, collezionate appunto da Ransom Riggs, che è l'autore di tutta questa trilogia imperdibile. Ok, anche questo mese siamo arrivati alla fine del video dedicato ai miei prodotti preferiti. Come sempre io spero che le mie indicazioni vi siano state utili, vi abbiano interessato, ispirato in qualche modo. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se vi va potete condividere il video, metterlo tra i preferiti, oppure no, fate quello che vi sentite. Se non l'avete ancora fatto però iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video, e se volete cliccate anche sull'iconcina della campana per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video e non perdervene davvero nessuno. Vi ricordo anche, come ogni volta e come ho già fatto nel corso del video, che tutti i prodotti dei quali vi ho parlato li troverete con link diretti di acquisto sul mio blog, e l'indirizzo del blog è nella info box qui sotto. Quindi se qualcosa vi sconfinfera, fateci un salto e in un clic sarete portati direttamente, come in una sorta di teletrasporto magico, nel posto che cercate. Ok, direi che non c'è davvero altro. Per oggi è tutto, io vi auguro una favolosa giornata, vi mando un grandissimo bacio, io e il mio ananas che ho in testa vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!